Si sente sempre più spesso parlare di IPO ed io proprio pochi giorni fa ho fatto la mia prima esperienza partecipando ed investendo durante l'IPO di un'azienda. Perciò oggi con questo video voglio spiegarvi cosa sono, su chi ho investito, come è andata, quali sono le opportunità e come ho fatto a partecipare. Allora, partiamo dalle basi. IPO sta per Initial Public Offering, offerta pubblica iniziale. Questa è la fase dove avviene la prima vendita di un'azione rilasciata da un'azienda nel mercato pubblico, che essenzialmente vuol dire trasformare un'azienda da privata a pubblica. Quando l'azienda è privata, solitamente è posseduta da un piccolissimo numero di investitori, che consiste solitamente da persone come il fondatore dell'azienda e i primi investitori privati, che molto spesso sono famiglia, amici del fondatore più investitori professionali, come ad esempio venture capital firms, società fondi a capitale di rischio che credono ed investono nel progetto. Mentre quando un'azienda diventa pubblica, la società si apre alla possibilità di essere posseduta da un grandissimo numero di persone, trovandosi ad avere migliaia se non milioni di shareholders. Per commemorare l'evento, molti stock exchange, dove ora vengono scambiate pubblicamente le azioni dell'azienda, intrattengono una cerimonia di un qualche tipo. Nello stock exchange di Londra o New York si suona la campana e nello stock exchange di Hong Kong colpisci il gong. Ma perché le aziende diventano pubbliche? Diventando pubbliche, le aziende riescono a raccogliere un sacco di soldi e con quei soldi è più facile crescere, scalare, investire in infrastrutture e attrarre i migliori professionisti. Ed oltretutto si può anche vantare di essere nella lista di un qualche exchange pubblico. Allo stesso tempo però è importante sapere che le grandi aziende possono anche rimanere private. Ikea, Huawei, Deloitte, Aldi, Coop sono solo alcuni esempi di enormi aziende private. Dopotutto, fare un IPO e diventare pubblici non è un processo così semplice. Di solito ci vogliono mediamente 4 mesi ed oltretutto non è meno così economico tra legali, professionisti e commercialisti. Ora vediamo velocemente come funzionano gli IPO americani, che sono solitamente i più seguiti da noi occidentali. Prima di tutto l'azienda inizia con la ricerca di quello che è conosciuto come underwriting firm, società di sottoscrittori. Tipicamente questa è rappresentata da una o più banche di investimento. Se e quando queste banche decidono di occuparsi dell'IPO, allora il loro lavoro consiste nell'anticipare i soldi per finanziare l'IPO, essenzialmente comprando le quote prima che vengano listate ovunque. Da dove vengono queste quote dipende da come è strutturato l'IPO. Molto spesso ne vengono create di nuove, diluendo quindi la società. Fatta semplice, se io posseggo 80 quote su 80 ho il 100% dell'azienda, ma se ne creo 20 e le vendo alla banca sottoscrittrice per iniziare il processo di IPO, ovviamente il mio share dell'azienda si abbassa da 100% a 80%. E questo in gergo si chiama diluizione, ma per il momento non approfondiamo oltre. Quindi, arrivati qui, la banca di investimento lavora con l'azienda per determinare che tipo di titolo emettere, il prezzo offerto, il numero di quote ed il perfetto tempismo per rendere l'azienda pubblica. E il suo obiettivo è vendere le azioni al pubblico per più di quanto le paga l'azienda. Dopotutto è il modo in cui l'underwriter fa i suoi soldi. Perciò ha il totale interesse che l'IPO si concluda positivamente, perché in questo modo riuscirà a trarre profitto dalla vendita pubblica di queste quote. Comunque, oltre al concetto di raccogliere nuovi soldi per la crescita, il diventare pubblica è anche un ottimo giorno di paga per i fondatori dell'azienda e per gli early investors, per i primi investitori, perché da questo momento le share che possiedono dell'azienda possono essere vendute e liquidate immediatamente al pubblico, ovviamente in base al valore scambiato del mercato. Ed in questa fase si sente molto spesso parlare di nuovi milionari, se non miliardari. Per esempio, IPO come quella di Uber, Airbnb ed altre nel 2019 hanno creato più di 6.000 nuovi milionari. E giusto per statistica, alcune delle più grandi IPO includono Facebook, Visa, General Motors, ma nel 2014 Alibaba distrusse ogni record e il suo debutto al New York Stock Exchange raccolse 25 billions, 25 miliardi. Detto questo, diventare un'azienda pubblica ha anche i suoi contro. Le aziende pubbliche sono soggette a più supervisione dai regolatori ed oltretutto, quando listi la tua azienda in uno stock exchange, non riporti più soltanto a te stesso più un piccolo numero di persone, ma riporti a tutti gli azionisti e se non li rendi felici potresti essere messo da parte o anche licenziato dall'azienda stessa che hai fondato. Ora passiamo all'IPO dove io ho investito. Qui ci tengo a precisare che non sono un consulente finanziario e ho partecipato a questa IPO per fare esperienza e capire come viene strutturato e soprattutto comunicato un IPO per riuscire ad ottenere il massimo dei nuovi investitori. E devo dire che come comunicazione quelli di Deliveroo hanno fatto un grande lavoro
loro, ma per nulla dal punto di vista di valuation e timing. E sì, ho partecipato all'IPO di Deliveroo, che per gli investitori di questa fase non è stato per niente proficuo, il peggiore nella storia di Londra. Ora, cos'è Deliveroo? E poi vi spiego come hanno strutturato l'IPO e come sta andando. Deliveroo è un'azienda di consegna cibo online fondata a Londra nel 2013, operante già in diversi paesi. Alcuni dei suoi competitors che potreste conoscere sono Uber Eats e Just Eat, con i quali si contendono il mercato, che qui in UK è comandato da Just Eat con una percentuale del 37% in decrescita, contro Deliveroo che ad ora ha una fetta del 33% in trend positivo. Come hanno strutturato l'IPO? Qui tralascerò la parte istituzionale privata di tutti gli investimenti pre-IPO, altrimenti il video diventa infinito. Vi do solo uno sguardo all'ultimo round di investimenti privati, dove Deliveroo tra fine dell'anno scorso e inizio di quest'anno aveva raccolto 180 milioni di dollari, portando la sua valuation a 7 miliardi. Comunque, tornando alla mia esperienza, guardandola dagli occhi del pubblico, Deliveroo ha fatto una cosa molto ingegnosa, perché proprio ad inizio marzo ha inviato a tutti i suoi clienti una mail dicendo che si stava quotando pubblicamente nel London Stock Exchange e chiunque fosse residente in UK e utilizzatore di Deliveroo avrebbe potuto partecipare all'IPO. Io ho colto l'opportunità al balzo per capire in prima persona come un'azienda potesse comunicare, vendere e strutturare un IPO. Quindi non mi sono interessato tanto al lato investimento su Deliveroo, di cui comunque dopo parliamo, ma mi sono interessato molto di più al processo ed esperienza anche formativa, perché non si sa mai che in futuro possa anche io fare un IPO. Vedremo. Comunque, dopo aver registrato il mio interesse nel partecipare all'IPO con 1000 sterline, preciso nuovamente, quelle 1000 sterline le consideravo già perse o comunque investite, spese per capire in prima persona come si struttura e comunica un IPO. Dopo la registrazione dell'interesse mi sono stati mandati tutti i documenti e la probabile quotazione dell'azienda. A marzo davano una quotazione da 3,90 a 4,60 sterline ad azione. Io ho accettato la quotazione e pagato semplicemente con carta le mie 1000 sterline. Poi, infine, il giorno della quotazione, il 31 marzo, mi sono state riconosciute 256 azioni di Deliveroo a una valutazione di 3 sterline e 90 l'una, per un totale di 998,40 sterline, con reso di 1,60 sterline. E quelle quote sono state depositate ed ora sono custodite elettronicamente su Equiniti. In realtà potevo tranquillamente scegliere uno stockbroker in cui farle depositare, ma per non avere problemi ho deciso di farle depositare nel CSN che collaborava con l'IPO, per poi spostarle ora o un domani. Quanto valgono le mie quote ora? Circa 730 sterline. E aspettate aggiornamento ora del sabato mattina 10 aprile. Dopo i primi 7 giorni di trading di Deliveroo, ora le mie azioni valgono 650 sterline. Dall'IPO avevano perso circa il 27%, ora la perdita è attorno al 35%. E Deliveroo è diventato il peggior IPO della storia di Londra. E ve lo giuro, sono quasi contento di aver partecipato a questo come primo IPO. Oltre ad essere nella storia, questa è una lezione che vale 100 volte quello che la sto pagando ora. Ma perché è andato così male? Le ragioni sono diverse. La principale, a mio parere, andando ad approfondire, è che le banche di investimento che portavano avanti l'IPO hanno stabilito e valutato l'azienda scorrettamente. E il primo giorno in cui è stato possibile lo scambio, il 31 marzo, il prezzo è sceso al corretto valore valutato dal mercato. Alcune altre ragioni secondarie sono che l'IPO non ha avuto un timing ottimale. Infatti il 31 marzo corrisponde con la chiusura del primo quarter dell'anno e in quella data molti fund manager sono molto occupati a sistemare i rapporti trimestrali e a ribilanciare i diversi portafogli in conclusione del trimestre, e molti durante questa giornata non prendono nuove posizioni. Oltre al fatto che pochi giorni dopo, il 5 aprile, si conclude l'anno fiscale qui in UK, quindi molti sono occupati con i vari report e dichiarazioni, io compreso. Ed oltretutto il 12 aprile, dopodomani, i ristoranti e i negozianti qui in UK riapriranno e questo secondo molti potrebbe rappresentare un abbassamento dell'utilizzo di piattaforme come quella di Deliveroo, perché si dice che molte persone usciranno di casa e quindi ordineranno meno. Io sinceramente non la penso così e ne avevo anche parlato mentre provavo a fare il driver
su Uber Eats in quel caso. Ma ora la domanda è: cosa ho intenzione di fare con queste azioni? Ad ora non ho intenzione di venderle e, come vi dicevo prima, io considero queste 1000 sterline come un biglietto da acquistare per fare un'esperienza. Ora sono molto curioso di vedere come si evolve la situazione per Deliveroo, anche perché in questo momento è quotata in borsa ad una valutazione inferiore rispetto all'ultimo round di investimenti privati, che, come vi dicevo prima, era 7 miliardi di dollari. Ora Deliveroo vale 4,66 miliardi di sterline, che sono circa 6,39 miliardi di dollari. Oltre al fatto che la concorrenza di Uber si fa sempre più sentire anche qui in UK. Io per esempio non ho alcun tipo di loyalty verso né Uber Eats né Deliveroo. Uso entrambe le piattaforme e, anzi, pensandoci su, mi capita più spesso di usare Uber Eats perché mi arrivano più buoni e quant'altro. Quindi ad ora resto a guardare con infinita tranquillità come Deliveroo affronterà tutti questi problemi, e non abbiamo nemmeno parlato di tutte le proteste che stanno avendo da parte dei lavoratori. Comunque voglio riprecisare che ad ora queste 350 sterline di perdita rappresentano lo 0,0 eccetera del mio portafoglio. Poi, per come la vedo io, c'è spazio per Deliveroo di tornare a crescere e recuperare questa debacle, perché lavorano in un mercato in enorme crescita nonostante tutti questi problemi. Ma se dovessi guardare il tutto dagli occhi di un investitore e dovessi scegliere dove mettere i miei soldi tra Deliveroo, Uber Eats e Just Eat, tra i tre sceglierei Uber, e magari potrei spostare anche un po' di queste 650 sterline su Uber. Con ogni probabilità ora studierò ancora meglio e approfondirò quando mi conviene fiscalmente consolidare queste 350 sterline di perdita. Comunque ora, se volete piangere abbuffandovi sul cibo con me per questa perdita, dovrei avere dei link invita a un amico sia per Deliveroo che per Uber Eats. Ve li lascio in descrizione e dovreste poter avere degli sconti sul cibo preso tramite loro. E io vi ringrazio se mi aiutate a recuperare le perdite in cibo. Buon pranzo, cena, colazione, e spero che questa sia un'esperienza, una lezione utile a tutti voi. Ora iscrivetevi se non volete perdervi tutte le future avventure. Ciao a tutti ragazzi, adios.